A noi esseri umani piace tantissimo l'approvazione degli altri o comunque la validazione altrui. Vogliamo che gli altri ci dicano che siamo bravi, quanto siamo stati forti, quanto siamo stati intelligenti, quanto stiamo facendo la cosa giusta. Ma perché? E che cosa ne traiamo effettivamente per il nostro sviluppo personale o il nostro sviluppo nella carriera? Questa è una domanda che mi faccio spesso in quanto mi definisco una people pleaser. È anche una di quelle caratteristiche che sto cercando di modificare il più possibile perché mi rendo conto quanto essa possa essere nociva. In questo video voglio spiegarti cosa ho imparato in questi anni dove ho cercato di migliorare questa parte di me stessa e soprattutto come in realtà puoi trarne vantaggio senza che questo prenda il sopravvento su di te. Una cosa importante da capire è che comunque questa è una qualità innata degli umani. Siamo comunque persone sociali e cerchiamo anche nel più piccolo dei modi l'approvazione degli altri. Anche se stai pensando in questo momento, sì, ma il bulletto dietro casa non fa nulla, se ne frega assolutamente degli altri e comunque viene approvato. È uno scenario interessante perché se ci pensi invece, quella persona che cerca in tutti i modi di essere validato dagli altri, raramente trova l'approvazione degli altri. Cioè, quante volte ho invidiato quelle persone che vedevo non mettere neanche un briciolo di impegno per essere piaciuti dagli altri e comunque venivano lodati, mentre io che magari facevo tutto per gli altri e cercavo di essere sempre presente, sempre disponibile, comunque non ero mai la prima scelta per le persone. Raramente le persone insicure vengono lodate nella nostra società e soprattutto nel momento in cui queste vengono magari criticate si va a minare qualsiasi tipo di fiducia avessero in loro stessi. Le persone che non hanno bisogno di approvazione o non la cercano ottengono approvazione. Chi cerca validazione e si mostra come bisognoso di attenzioni non riceve approvazione e molto spesso viene anche ritenuto antipatico. Se avessi saputo queste cose elementari, sicuramente non avrei dato via la mia merenda, non avrei comprato caramelle per farmi degli amici. Si potrebbe anche ricondurre al fatto che semplicemente non hai bisogno della validazione degli altri, non hai bisogno dell'approvazione degli altri, però è difficile vivere in un mondo in cui non si sente accettati, giusto? Ti capisco. Piuttosto che dirti non ti preoccupare, non hai bisogno degli altri, non hai bisogno di essere approvato. Voglio darti oggi dei piccoli consigli su come riacquistare il tuo senso di validazione e approvazione, di modo che tu possa sentirti più certo in te stesso, di non aver bisogno dell'approvazione degli altri e dunque ricevere l'approvazione degli altri. Sì, lo so, è pazzo come questa, è assurda come questa cosa funzioni. Primo passo. Autoconvincimento. Molto probabilmente sei già stato condizionato dalla società a pensare che devi essere un bravo cittadino, una brava persona, un bravo marito, una brava moglie, devi essere bravo. Chiaramente questo non sta funzionando come la gente si aspetta e quindi è necessario procedere con un po' di autoconvincimento. Prima di tutto ovviamente dovresti costruire un po' di fiducia e di vera autostima nei tuoi confronti. Come puoi farlo? Migliorando alcuni aspetti della tua vita. Questi possono essere il tuo carattere, il tuo aspetto, il tuo modo di agire, le tue abitudini, qualunque cosa, basta che venga da te. Deve essere qualcosa della quale tu in primis sei fiero e tu in primis aspiri. Ovviamente in questo caso potrebbero rientrare determinate dinamiche del tipo: oh mio Dio, che cosa potrebbero pensare di me se esco la mattina a correre? Oh mio Dio, che cosa potrebbero pensare di me se iniziasse quel canale YouTube? Oh mio Dio. Il primo step è: te ne devi fregare. Beep. Ricordati che processo stai seguendo e di a te stesso che non te ne frega, non ti importa della validazione degli altri. Quello che stai cercando in questo momento, in questo step, è la validazione da parte di te stesso. Forse ripetendolo magari anche cominci a convincerti del fatto che non hai bisogno della validazione degli altri. Se riesci a ripetertelo spesso, è possibile che poi diventi anche parte integrante di te. Secondo step: ignora le persone negative. Ci sono persone nella nostra vita che non importa quanto ci impegniamo, non ci daranno mai l'approvazione che cerchiamo. Questo è un passaggio abbastanza delicato, almeno per me. Bisogna ammettere che non sempre possiamo ricevere l'approvazione da determinate persone, nonostante quello che facciamo. Spesso possono essere i tuoi genitori, i tuoi amici, il tuo datore di lavoro. È importante capire che finché ti circondi di queste persone che continuano a mostrarti quanto disapprovano chi sei, prima o poi comincerai a crederci anche tu. E fidati, so quanto possa essere complicato allontanare persone alle quali tieni veramente tanto. No, non sto piangendo, giuro, se sono rotta la voce, giuro. E fidati, so quanto sia difficile allontanare persone alle quali vuoi veramente tanto bene e tutto ciò che vuoi da loro è semplicemente un pizzico di approvazione, di essere visto, e richiede una forza inimmaginabile riuscire a tenerli fuori e
a dire a te stesso non mi interessa. La prossima volta che ti trovi in questa situazione, perché diciamocelo chiaramente, capita più spesso del voluto, ripetiti dentro te stesso: non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. E capisco che tu possa non essere in grado di allontanarti da loro per il resto della tua vita, perché metti caso siano i genitori. È difficile, giusto? Però anche soltanto il crearti il tuo spazio, la tua bolla, il tuo scudo ti aiuterà tantissimo. Terzo step, c'è l'onnipresente, onnipotente sii te stesso. Ok, suona abbastanza banale e l'avranno ripetuto un biliardo di persone, anche io negli altri video che ho fatto. Ma si tratta di applicarlo veramente. Sii te stesso, sii chi sei, sii strano come sei, sii pazzo come sei, sii diverso come sei. Perché nel momento in cui cominci ad essere te stesso, abbandoni una maschera e cominci a lasciarti andare. Questa penso sia una delle caratteristiche più attraenti in un essere umano. Se cominci a fingerti di essere qualcun altro per attrarre le persone, per attrarre la loro fiducia, la gente lo capisce. E poi anche tu comincerai a perdere fiducia in te stesso. Nel momento in cui ti lasci andare, ti permetti di esprimere te stesso, tutto diventa molto più facile. Le persone sono attratte da te, cominciano a validarti, ti approvano, perché ti stai mostrando per quello che sei. Senza trucchi, senza magie, senza qualche tipo di incoerenza. Rimani fedele a questi 3 passaggi. E se non ti piaci, a tal punto da pensare che approvare te stesso sia impossibile, ho fatto un video su come reinventarti per il 2024. Ciao!